che hanno beccato per strada un Aspetta un signore attimo, vestito scusa da... un attimo Valentina, abbiamo avuto un problema Sì. tecnico. Ringrazio gli amici che sono online che ci hanno segnalato che praticamente non c'era audio e quindi spero Ah, che adesso insomma si sia sistemato, adesso ci siamo con l'audio. Abbiamo fatto i nostri, ciao! Ah, abbiamo io ti fatto i potevo... nostri saluti siamo partiti con le notizie riferite insomma un po' alla pazzia che si sta diffondendo un po' ovunque. E da noi il tempo oggi è stata una giornata meravigliosa, fortunatamente sembra finalmente primavera. E quindi insomma un po' di speranza, insomma, grazie, si sente. Un po' insomma adesso un po' di speranza, almeno qualcosa insomma che inizia a mettersi nel senso giusto, nel verso giusto, perché onestamente sembra un po' che si sia accanito un po' tutto. Niente, io farei nuovamente risalutare Valentina, visto insomma che prima l'abbiamo fatto, però eravamo un po' muti e quindi mi Vabbè, scuso ancora, insomma. era più carino, tipo, vabbè, allora ciao a tutti, di solito mi vedete, dicevo, con una libreria dietro, questa volta invece sono in camera da letto perché ovviamente gli asili sono chiusi, però poi ho pensato, alle 19:30 erano chiusi comunque gli asili, quindi sarei comunque stata in camera da letto. Notizie inutili, però ve lo comunico. E poi ti chiedevo, di che cosa parliamo oggi? Ma credo che dovremmo partire soprattutto dalla situazione in generale che c'è e dal fatto che insomma le persone stanno iniziando un po' a dare i numeri. Anche chi aveva la testa sulle spalle inizia ad avere difficoltà. Credo che insomma sia il caso di riferire proprio del Twitter fatto dalla Ah, polizia, no? Io lo tu ti ma- riferisci a quello di Essen? Esatto, esatto, lo manderei, guarda. L'ho messo in sovraimpressione adesso, il Ok, Twitter della polizia. praticamente cos'è capitato? Allora, c'è il coprifuoco dalle 22 alle 5 per gli esseri umani, giusto? Allora questo signore cosa ha fatto? È uscito vestito da T-Rex e quindi la polizia di Essen ha twittato in maniera ufficiale che è vietato anche per i rettili uscire dalle 22 alle 5. Questo ci fa capire che non solo le persone stanno dando i numeri, ma anche la polizia, perché io un tweet così non me l'aspettavo proprio. Eh sì, eh sì, eh sì. Credo che, beh, un Twitter fatto così dalla polizia, insomma, lascia un po' perplessi, no? Siamo abituati un po' alla polizia, immaginarcela molto formale, molto rigida, molto attenta, insomma, vedere un Twitter così che ha del divertente, insomma, non lo so quanto ci sia di ironico e quanto ci sia di reale, insomma, di pensato in questo. Però fa strano, no? Fa strano, insomma, un divieto anche per i Sì. dinosauri è opportuno, però, insomma, ecco, giusto per chi non Beh, lo adesso anche sapesse. i dinosauri sanno che non possono uscire quando ci sono i divieti, cioè i tedeschi sono tedeschi, eh. E certo. Quindi la legge è uguale per tutti. Eh certo. Io adesso passerei diciamo, alla notizia perché proprio per il fatto che non abbiamo fatto le news, molti chiedono come bisogna regolarsi, qual è la situazione e credo che la notizia importante, insomma, sia quella che adesso condividiamo, insomma, immediatamente, è quella diffusa proprio da Euronews, ma insomma un po' da tutte le testate giornalistiche riferite all'accordo che è stato raggiunto. Io andrei subito con il video, Che ne dici? Va bene, poi dopo io commento. Vai. In Germania il Bundestag approva la legge emergenziale per bloccare la corsa del virus. La maggioranza mette fine al carosello di leggi regionali per imporre fino al 30 giugno tutta una serie di misure restrittive ovunque l'incidenza dell'infezione superi quota 100 ogni 100.000 abitanti. La normativa è passata con 342 voti a favore, 250 contrari e 64 astensioni. Supereremo insieme l'ultima parte della maratona pandemica, ma dobbiamo restare uniti e prendere le misure necessarie, aperture basate su test e soprattutto vaccini. Bisogna darci una prospettiva, come chiedono in molti, ma prima abbiamo bisogno di un ponte per rompere questa ondata e questo è lo scopo di questa nuova legge che vi chiedo di approvare. Per molti invece non è altro che un modo di centralizzare le decisioni a Berlino, il leader del partito di estrema destra Alternativa per la Germania. Mi resta solo da ricordare che qui è in corso un esperimento, con qualche speranza potrà essere ripetuto in altre occasioni.
Se la cancelliera parla di virus non negoziabile, sentiremo presto parlare anche di clima non negoziabile e che le restrizioni di oggi sono adatte anche per il nuovo mondo di domani. E io commenterei in due modi. Allora, mi Prego. lascio poi alla fine l'ultima, cioè quello che ha detto l'alternativa per la Germania. Inizio dicendo che è una situazione completamente nuova la pandemia. Già era stata cambiata questa legge tanto tempo fa, un anno fa più o meno, perché fondamentalmente non si sono mai trovati in uno stato pandemico. Quindi adesso si sono resi conto che era inutile continuare ad avere delle piccole norme diverse per ogni regione, perché per esempio vivo a Stoccarda, giusto, nel Mhm. Baden-Württemberg, e mi comporto in un certo modo, in Baviera si comportano in un altro, ma se siamo vicini possiamo anche andare tra una regione e l'altra, quindi è inutile che io faccia il coprifuoco e magari non vedo nessuno e loro invece sono liberi di fare quello che vogliono, perché poi il virus ce lo portiamo. Qui ci devono essere delle regole che devono essere precise per tutti quanti. Quindi le regole che hanno deciso di attuare per tutta quanta la Germania sono gli incontri privati limitati, ovviamente se l'incidenza supera i 100.000 abitanti per 3 giorni consecutivi, il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, le attività culturali, i centri di massaggio e i tatuatori chiusi, ma non i parrucchieri. Io la cosa dei parrucchieri non l'ho mai capita, comunque va benissimo per i parrucchieri. Sono sempre aperti ovviamente le farmacie, i supermercati, gli ospedali, ci mancherebbe, i fiorai, i negozi di animali. Invece saranno aperti con accesso col tampone negativo e il suo appuntamento i parrucchieri che dicevo prima, i giardini botanici e i negozi. Se l'incidenza è sopra i 150 invece c'è il click and collect, ne avevamo già parlato tra l'altro. Per la gastronomia anche questa cosa qui è assurda, è dal 1 di novembre che è chiusa e continua a rimanere chiusa e la consegna rimarrà sempre a domicilio. Scuole e asili, se l'incidenza in 7 giorni resta inferiore ai 165 è aperta, 7 giorni e non 3, 7 giorni. Quindi questa è l'unificazione che c'è stata e che è valida per tutte quante le regioni. Poi ogni singola regione avrà delle altre sfaccettature che poi deciderà, insomma. Mentre per quanto riguarda l'alternativa for Deutschland, è sempre contro tutto, ce l'ha contro i recovery fund, ce l'ha contro qualsiasi tipo di cambiamento, contro qualsiasi immigrato, contro tutti ce l'ha. Deve sempre Beh, a un tal po' proposito, adesso vedremo un altro video proprio a proposito di l'AfD. Credo che volevo rispondere alla domanda, al commento del Buzzo sulla chat che chiedeva praticamente se a Berlino era diverso. Io credo che lo sforzo fatto a livello politico di trovare una sintesi fra tutti quanti nel governo è proprio quella di evitare proprio, come diceva Valentina, queste differenze fra i vari stati. Di conseguenza, quindi, c'è un'unica regola chiaramente che è complessa, che si applica in base al grado di incidenza, quindi automaticamente così è molto più semplice, perché chiunque in tutta la Germania sa che in base all'incidenza determina quali sono le restrizioni che sono applicate e quindi le regole che valgono a Stoccarda sono uguali a quelle che valgono a Monaco e pertanto anche a Berlino. Giusto Valentino? Credo che sia così giusto, sostanzialmente. poi ogni regione, sì, anche Berlino poi ha le sue sfaccettature, quindi magari loro prenderanno delle normative differenti per lo sport, magari, perché non è nominato lo sport. Per le cose che non sono così in quel pacchetto possono fare quello che vogliono, però in quello che c'è in quel pacchetto rimane in quel pacchetto, sopra i 100, sopra i 165, a seconda di quello che ti serve. Ok, andiamo allora con la prossima notizia, col prossimo video. È stato respinto dalla Corte Costituzionale tedesca il ricorso presentato dall'AfD, il partito di estrema destra, per bloccare la ratifica del Recovery Fund, il piano di rilancio europeo approvato da entrambi i rami del Parlamento. I giudici hanno motivato dichiarando che il procedimento non è palesemente infondato, ma che non c'è un'alta probabilità di violazione della legge. La Corte Costituzionale proseguirà l'esame, ma ha respinto la richiesta di sospensione in urgenza. Il ricorso aveva sollevato preoccupazioni in particolare per il meccanismo di debito comune europeo con il quale è articolato il Recovery Fund.
Eccoci di nuovo. E niente, e come dicevi tu prima, AfD comunque sia alla fine svolge il suo ruolo, quello di essere opposizione, di conseguenza quindi di cercare sempre di trovare una sfaccettatura alternativa, altrimenti se si è lì al governo non ha senso di esistere, no? Quindi, boh, Infatti è un po' il puffo brontolone, non gli va mai bene niente, sempre lì, però, è il vecchietto che buca i palloni, sì. mettiamola così. Vabbè, sì, infatti. Io andrei al prossimo, che ne dici? Questa è una buona Vai. notizia, una buona notizia insomma per chi ci spera e per chi ci crede. L'Unione Europea prova ad accelerare nella campagna vaccinale anti-Covid. Bruxelles fa sapere che nel secondo trimestre dell'anno in corso sono attese oltre 300 milioni di dosi di vaccini, di cui 250 solo di Pfizer e altre 50 del monodose di Johnson Johnson. Al momento nell'Unione 117 milioni di persone hanno già ricevuto una somministrazione. Con un'unione sanitaria forte che mette la salute dei cittadini al primo posto, possiamo essere meglio preparati alle minacce sanitarie. Quando proteggiamo i nostri cittadini dobbiamo essere un passo avanti. In Spagna chi ha tra i 70 e i 79 anni potrà farsi iniettare il Johnson Johnson. Il paese dovrebbe ricevere 300.000 dosi questa settimana per un totale di 5 milioni e mezzo nel secondo trimestre. Finora oltre il 45% delle persone in questa fascia d'età ha ricevuto una dose di vaccino. In Germania 30 milioni di dosi di Sputnik verranno acquistate in attesa dell'approvazione dell'Agenzia Europea del Farmaco. Il vaccino russo è attualmente registrato in 61 paesi, ma non ha ancora ricevuto il via libera dell'organismo. Terrazze e ristoranti in Ungheria potrebbero aprire nel fine settimana, dopo che, secondo le previsioni, 3,5 milioni di ungheresi saranno vaccinati. L'ufficio del primo ministro fa sapere che le strutture all'aperto potrebbero aprire fino alle 21:30, con un coprifuoco imposto alle 23. Nel frattempo l'Irlanda si unisce ai piani della Commissione europea per una potenziale azione legale contro AstraZeneca, anche se Bruxelles continua a sostenere di non aver ancora preso decisioni in merito. Secondo il ministro della salute irlandese, dietro c'è il completo fallimento nel rispettare le consegne per aprile, maggio e giugno. A febbraio l'azienda farmaceutica anglo-svedese si è giustificata, dichiarandosi in buona fede quando aveva stabilito inizialmente le tempistiche. Ed eccoci qua di nuovo, una buona notizia, no? Perché insomma, Sì, vabbè, io potrei parlare praticamente tutta la serata di vaccini se vuoi, ormai sono diventata una finta esperta perché non sono un virologo e non ho studiato medicina, ma mi sono state fatte un sacco di domande sul tema. Quello che ti posso dire è che da 2 settimane i medici possono vaccinare nei propri studi e quindi vanno veramente velocissimi. Io sono andata dal medico e sono stata in attesa per passare un'ora e mi avrà vaccinati 25, non sto scherzando, molto molto veloce. I problemi che ci sono in questo, perché una domanda che mi fanno molto spesso è perché per esempio l'Inghilterra sta aprendo e l'America anche e noi siamo ancora lì che non abbiamo le dosi di vaccino e il problema è a livello politico. Allora, prima di tutto le aziende che producono il vaccino non hanno rispettato i contratti e quindi hanno dato un po' a tutti, mentre l'Europa pensava di avere più vaccini possibili. L'altra cosa è che l'Europa ha puntato tutto quanto sull'AstraZeneca perché costava 1,78 euro, mentre il Moderna costa 12 euro o 14, scusa, non mi ricordo, e il Pfizer costa 12, ecco. E di conseguenza si è cercato di comprare quello che costava di meno, ma non vuol dire che è meno buono. Costava di meno perché l'AstraZeneca l'azienda ha detto, dato che c'è una pandemia in atto, io venderò il vaccino fino a luglio a 1,78 euro, poi dopo alzerò il prezzo come gli altri. Quindi io presumo che tutti i problemi che ci sono in questo momento per l'AstraZeneca finiranno a luglio, quando alzerà il prezzo e quindi la concorrenza non ci sarà più e non essendoci più concorrenza non vanno a ogni minima, però, perché se andiamo a vedere veramente le statistiche, le percentuali, c'è un problema, una controindicazione grave per il vaccino AstraZeneca, 1 su 1 milione, mentre se noi guardiamo quanti morti ci sono in proporzione, sono una cosa tipo 1 su 1000. È un'altra roba. Quindi, però c'è veramente tanto da parlare su questo argomento, che sia d'accordo o meno. Quello che voglio semplicemente dire è che
Siamo anche lenti perché noi abbiamo l'EMA sopra di noi e l'EMA è l'Agenzia per il farmaco che non permetterebbe mai di vendere un prodotto che non ritiene opportuno, tipo quello lì russo non lo sta ancora vendendo, mentre in tutto il mondo lo usano, mentre l'Europa non ne può usufruire, quindi è per quello che siamo super controllati. Io volevo raccontare brevemente la mia esperienza, visto che io comunque, siccome tu ti facevi Ah già? riferimento ai medici, no? I medici adesso Mm. sono circa 39.000 medici in Germania e tutti praticamente vengono distribuiti la mattina 5 dosi ogni medico, quindi ogni medico sta facendo 5 dosi, perché siccome stanno distribuendo il Pfizer, quello deve essere, e viene conservato a meno 70 gradi e deve essere preparato. Quindi la mattina distribuiscono a tutti i medici e tutti i medici fanno queste 5 dosi. Nei primi di maggio dovrebbero arrivare a 30 dosi al giorno per ogni medico e quindi questo significa avere una curva molto rapida, diciamo, di vaccinazione già dei prossimi giorni, insomma, dalle prossime settimane. Io ho avuto la fortuna perché sono andato per un altro motivo, il medico aveva probabilmente qualcuno aveva dato forfait per la dose del vaccino e mi ha detto senti lo vuoi fare? Io subito sì, subito, mi rendo conto che è una scelta personale, ognuno insomma può decidere di fare come crede perché chiaramente non è uguale per tutti. Ho avuto 2 giorni di debacle, sono stato praticamente azzoppato per 2 giorni perché insomma l'ho sentito, per sentire l'ho sentito. Ho avuto un po' di sintomi di influenza, ho avuto un po' di spossatezza, un po' di dolori articolari, però poi dopo è passato e adesso mi reputo fortunatissimo. Adesso non so, fra 2 o 3 settimane dovrò fare la seconda dose. Non dico che non vedo l'ora perché comunque la prima dose c'è una copertura del 60-63%, però sono contento insomma di averlo fatto anche con un po' di ansia, anche perché i mass media comunque chiaramente hanno il dovere di informare, di dare tutte le informazioni, però a volte poi creano anche un po' di confusione. Come dicevi tu, AstraZeneca è stato demonizzato, però poi in realtà Australia e Inghilterra hanno aperto praticamente e hanno fatto soltanto AstraZeneca, di conseguenza quindi, come dicevi tu, il rischio di 1 su milione, su 6 milioni e mezzo di vaccini fatti di AstraZeneca, praticamente sono stati 6 casi e lo so, quello Soldi. è un problema di soldi, è un problema di soldi. Poi chiaramente però questo influisce sull'opinione pubblica, chiaramente si spaventano, ma anch'io pur essendo comunque convinto della cosa, comunque l'ho fatta con una certa, sai, tensione, perché sai, senti tante storie e quindi è inevitabile che ti condizionino in qualche modo. Comunque, detto questo, io non posso che farti la domanda di sempre. Posso andare in Italia? Detto che ci hanno annullato i voli presi per agosto, ce li hanno già annullati, ma oggi, domani, fra un mese, posso andare in Italia? Allora, io ti rispondo come rispondo ai miei follower su Instagram. Non ho la bacchetta magica, non ho la sfera di cristallo. Io posso sapere oggi se vuoi andare in Italia, ma non lo posso sapere per la prossima settimana perché c'è un DPCM ogni 3x2 e cambia la legge ogni 3x2. Quindi bisogna proprio guardare sotto data. Quindi quelli che mi scrivono, per esempio, a fine maggio volevo fare un viaggio e andare a trovare i miei parenti in Italia. Ben venga, però bisogna vedere cosa succede a fine maggio perché potrebbe esserci l'apocalisse come in realtà potremmo aver raggiunto un'immunità di grema, quello sarebbe troppo bello. Però, per esempio, si sta parlando che adesso in Italia vogliono togliere la quarantena e quella sarebbe già una bella cosa, però ancora c'è. Quindi adesso tu puoi andare in Italia perché tu sei cittadino europeo e puoi andarci, e soprattutto perché la Germania non è tra le zone tipo l'Inghilterra o il Sudafrica. Devi fare no, per andare in Italia devi fare la certificazione. Tra l'altro adesso puoi arrivare fino a destinazione, prima non si poteva, cioè prima se per esempio la Lombardia era zona rossa tu dovevi fermarti a Como quando entravi dalla frontiera e se tu dovevi andare nelle Marche non ci arrivavi nelle Marche perché non c'è nessun punto per attraccare. Mentre adesso tu puoi entrare in Italia e arrivare fino al punto che ti serve. E devi aver fatto un tampone molecolare, sì, o antigeno nelle 48 ore e fare la quarantena di 5 giorni. Questa è la regola a oggi. Ok. Ovviamente puoi tornare anche in Germania e anche lì devi fare il tampone per tornare, quarantena 5 giorni
tampone dopo 5 giorni oppure ti fa la quarantena di 10. Ecco, una cosa importante che volevo dire: se andate in Italia e dovete fare il tampone, chiedete nel posto dove vi fanno i tamponi gratis se sono validi per viaggiare, perché magari non lo pagate. Ok, ok. Sì, sì, effettivamente ci sono un po' di notizie discordanti perché io proprio oggi mi dicevano in Italia, insomma, lunedì il 26 apriranno tutto, però poi in realtà, ma questa non l'ho letta onestamente, è soltanto per sentito dire, quindi dovrei verificarla, il coprifuoco alle 10 per tutta l'estate. E questa è una cosa un po'... No. Non No, è no, no, possibile questa cosa. il Corriere, come tanti giornali, però stavolta è colpa del Corriere, ha fatto un po' di pasticci, perché i giornali tendono a dare la notizia in maniera sensazionale, la devono dare subito, così sono i primi a essere letti e essere cliccati. Peccato che dandola subito non riescono a capire quello che veramente viene detto. Mm. E il coprifuoco non è per tutta l'estate, è fino al 1° di giugno, poi si discute alla fine di maggio se continuarlo oppure no, però non l'avevano capita questa cosa, hanno dato la notizia, essendo il Corriere un giornale importante, ci hanno creduto. Poi, vabbè, magari l'altro giornale ha letto il Corriere, allora, La cioè, rimbalzata. ed è così, è da un anno che va avanti così, è da un anno che mettono notizie soltanto per essere cliccati, per essere i primi, quando magari aspettare 5 minuti o un giorno ti fa avere la notizia veritiera. C'era una domanda, una richiesta da Dimmi, parte nella chat di YouTube. Non so se hai modo di dimmi, leggerla, ora te la leggo io. È una ok. richiesta: trattare il tema sulla normativa vigente relativa alla quarantena non obbligatoria per il rientro in Germania per coloro che hanno contratto il virus e non per quelli vaccinati. Se c'è una distinzione. Sì, c'è la distinzione, ma io aspetterei a trattarla verso il 1° di giugno, perché adesso siamo tutti divisi a livello europeo, ogni regione ha la sua. Dal 1° di giugno invece ci sarà un patentino europeo che è valido per tutti. Quindi se tu hai fatto il Covid da 6 mesi o hai il vaccino, oppure hai il tampone, ecco, sei libero di viaggiare ovunque, senza nessun problema. Ok. Però devi averlo fatto il Covid da 6 mesi, certificato, quindi il dottore te lo deve dare. E sono ancora in via come si dice? Di approvazione Ok. definitiva, ecco. Quindi aspetto un attimino ad avere le idee molto più chiare, Qui, appunto per non fare come il Corriere. quindi, per quello che ti risulta, diciamo, l'iniziativa estemporanea, magari unilaterale della Grecia, per esempio, di accettare i viaggiatori col patentino diventerà una consuetudine per tutti i paesi europei praticamente, o comunque Esatto, forse sì, per tutto il mondo. sì, dal 1° di giugno sarà per tutti. Ok. Perché comunque sia l'economia deve riprendere in qualche modo. La Germania ha le spalle abbastanza larghe perché insomma è un paese tra quelli più ricchi in Europa, però l'Italia per esempio no, non ce la può fare a fare un altro anno senza turismo. Mm. È disastrosa la situazione. Non ce la fa Potrebbe. neanche poi a poter mantenere le categorie che non ce la fanno, i ristoratori. Cioè noi viviamo di ristoranti e di vacanze, soprattutto verso il sud. Mm, mm. Quindi è veramente drammatica la situazione se non si riapre in qualche modo. In effetti molti critici, diciamo, con la scelta del governo di aprire il 26 di aprile, reputando che forse sarebbe stato meglio magari aspettare un po' e temporeggiare un attimo, proprio rimproverano forse anche questo, cioè nel senso che si sta rendendo come cedendo alle pressioni dell'economia piuttosto che a una situazione Sì. oggettivamente, insomma, serena, insomma, e tranquilla, no? Una giornalista che stimo ha scritto che un anno fa era molto importante la vita umana, adesso è più importante il soldo, Mm. perché se si apre comunque le fasce deboli sono quelle che poi possono morire, insomma. Mm. Mm. Quindi gli anziani. Bisogna vaccinarsi in maniera molto veloce per raggiungere l'immunità di gregge e far sì che riusciamo a ripartire. Questo è l'obiettivo. Comunque abbiamo un sacco di armi adesso in più, cioè Mm. è più positiva la situazione rispetto a un anno fa. Abbiamo i tamponi che possiamo farci noi e fare ogni 3x2, abbiamo i vaccini, cioè
abbiamo la conoscenza del virus, cioè sappiamo contro chi combattiamo. L'anno scorso non lo sapevamo neanche. Io infatti mi sono permesso di consigliare agli amici di acquistare quei tamponi, quei test rapidi, che pur non essendo Mhm. perfetti, però magari quando andiamo a visitare qualcuno, soprattutto magari in Italia, vai a visitare le persone anziane o le persone insomma così, magari prima di farlo, un quarto d'ora prima di fare il test, non è affidabile al 100%, credo che abbia un'affidabilità del 50-60%, però insomma è sempre meglio che niente, insomma, giusto per non fare proprio la roulette, no? E rischiare. Mio figlio che ha 3 anni lo fa 2 volte alla settimana. Esatto, no, però il problema è che in Italia comunque costano, almeno da quello che mi dicono, costano molto Dagli questi. 6, adesso saranno anche in Italia al supermercato, ma costeranno dai 6 a 8 euro, mentre io l'ho comprato all'Idel a 3, no, Tre. all'Idel all'Aldi a 3,49 euro. Esatto, io ho visto anche le PPF2 a praticamente meno di un euro al supermercato, 70 quindi. centesimi, sì, Esatto, infatti. vabbè, e quindi Tra l'altro questo. in un nostro Mm, video che è passato c'è anche come spieghiamo per vedere se la mascherina è certificata oppure no. sì, infatti, magari qualcuno che insomma Remind, volesse recuperarlo può facciamo video trovarlo. interessanti, Dunque, giuro. allora io direi di andare avanti. Noi abbiamo fatto questo esperimento, questo test per metterci un po' alla prova e anche capire insomma come farlo perché nessuno nasce imparato, no? Diceva mio nonno. Di conseguenza, quindi era giusto sperimentare, fare questa prova. Insomma, non lo so, ditemi voi com'è andata. Insomma, ecco, noi da venerdì prossimo avremo un appuntamento settimanale fisso perché da venerdì 30 aprile, no, ogni venerdì alle 19:30 andremo in diretta con delle interviste e la nostra prima intervista sarà fatta con due nostri amici con i quali collaboriamo e che seguiamo, sono Dide e Giancarla, che festeggiano il secondo anniversario di diretta trasmissione radiofonica con la valigia di cartone su Radio Gustavelle. E quindi venerdì prossimo alle 19:30 con Dide e Giancarla e Valentina, insomma, noi saremo qui sui canali di Vivi Stoccarda per iniziare questo percorso che ci porterà poi a fare delle interviste con il nostro nutrizionista, con un'intervista sulla scuola ed altre insomma tematiche che mano a mano poi insomma saranno presentate. Io vi saluto, vi ringrazio, come sempre, se abbiamo dimenticato qualcosa, se abbiamo sbagliato qualcosa, scrivetecelo nei commenti perché comunque sia l'idea è sempre quella di cercare di migliorarsi e di rendere insomma questo servizio che offriamo insomma il migliore possibile per quelle che sono le nostre capacità e le possibilità. Prego Valentina. Seguiteci su YouTube, mettete la campanella, cioè Iscrivetevi, continuate a seguirci, iscrivetevi, esatto. iscrivetevi al canale Io e se vi- volete sapere delle notizie in In diretta, diretta, venite su... in tempo reale per gli aggiornamenti quotidiani, chiaramente potete farlo sul profilo Instagram di Valentina. Prima l'ho mandato, lo rimando nuovamente perché chiocciolina Vale Linz su Instagram e così la potete seguire e potete avere aggiornamenti quotidiani, anche magari qualche altra domanda che non sia necessariamente se posso andare in Italia, insomma la si può, la si può chiedere anche su Instagram in tempo reale. Io vi saluto e vi do appuntamento insomma con le prossime con i prossimi video. Domani ci sarà un nuovo video su YouTube. Andremo a concludere quello che è stato il percorso sulle aiuti alle famiglie e quindi andremo a parlare insomma di Elterngeld, del Mutterschutz e anche dei contributi che vengono riconosciuti alle mamme per le gravidanze fatte qui in Germania. Io vi saluto, appuntamento alla prossima. Ciao da Maurizio e da Valentina che proprio all'ultimo si è bloccato il video. Ciao!